Come stavo dicendo, non sono convinto che il governo della Georgia col Melone durerà tutta la legislatura per un semplice fatto, e questo è un ragionamento razionale. Numero uno, ella è un incapace, non ha risolto un bel tubo, la produzione industriale italiana, come ho già detto, è da 25 mesi in calo, il tasso di natalità, e ricordo che questo tasso per il nostro partito, ovvero il Partito Nazionale della Fertilità, è il tasso più importante, è di nuovo sceso e ha toccato 1,18, il che vuol dire che qualunque discorso riguardante immigrazione e altro è un discorso a perdere. Se noi schioccassimo le dita così e portassimo tale tasso di natalità al 2,1, ovvero il tasso necessario per mantenere la popolazione stabile, la pressione fiscale aumenterebbe comunque. Perché? Per un semplice motivo, che questi bambini nuovi che nascono non diventerebbero popolazione attiva fino almeno al compimento dei 18 anni. E quindi alle persone che dicono ma sì, in fondo questo non è un problema, dico no, è un grande problema. Tanto è vero che il governo della Georgia col Melone la tassazione non solo non l'ha diminuita, ma l'ha addirittura aumentata nel suo complesso, arrivando a toccare ormai quasi il 50%. Quello che il nostro primo ministro Giorgia Col Melone chiamava pizzo di Stato, e sto citando ella. Andate a farvi una visita medica, andate a chiedere un'ecografia. Ci metterete 2 anni se vi va bene, però nel frattempo abbiamo soldi a buttare per dare armi a Kiev. E quindi tutto questo mi fa pensare che il governo della Giorgia Colmelone durerà poco, in quanto ci stiamo avvicinando a una bella e fantastica recessione. E quindi se 1 più 1 fa 2 e 2 più 2 fa 4 e 4 più 4 fa 8, e conosco tutta la tabellina, non voglio annoiarvi, è chiaro che ella, la Giorgia Colmelone, avendo fatto il pieno d'incasso e non potendo andare oltre nei sondaggi, deciderà di sciogliere il governo. Questa è la mia scommessa. Per andare all'incasso, dato che poi si dovrà gestire una situazione economica drammatica. E questo è il ragionamento che fanno i politicanti da 4 soldi, ovvero le persone che guardano solamente il consenso passeggero e non hanno né idee né ideologia. Soprattutto la Giorgia Colmelone, che ha votato il governo fogna di quella cloaca a cielo aperto che si chiama Ursula von der Leyen, con i 24 eurodeputati che hanno dato i voti completi per eleggerla di nuovo e immetterci in una famosa corsa agli armamenti che farà ricca la Germania, e basta.